Salve a tutti, oggi faremo una lezione un po' particolare, è legata praticamente all'arte terapia, lavorando con dei marker, con dei pennarelli acrilici liquidi. I lavori che faremo sono delle creazioni del tutto originali e inventate. Io ho iniziato a preparato un disegno, però mi sono basata anche su una raccolta di motivi e tavole a colori che sono presenti in questo libro, che io trovo utilissimo perché ci fa vedere come cambiando i colori, e il colore lo sapete è legato proprio anche alle nostre sensazioni, cambiano gli effetti visivi. Guardate per esempio questi due decori, sono esattamente lo stesso decoro, però giocato con i colori del blu fa un effetto, giocato con i colori del rosa tutto un altro. E questo è un libro utilissimo perché ci serve per capire appunto e mettere a confronto diversi motivi decorativi. Io ho preparato un disegno a piacere. Ho preso dei marker acrilici che li trovo utilissimi perché hanno un tratto molto scorrevole, basta solo agitarli prima dell'uso. Ho preparato un disegno di fantasia, che voi potete divertirvi a farlo su un cartoncino nero oppure un cartoncino colorato, e vedrete la scelta che vi consiglio di fare dei colori deve essere una scelta del tutto immediata, non ragionata. Rendetevi conto che quando lavorerete, soprattutto se si lavora in un contesto di arte terapia, deve servire per scaricare le tensioni, no? E quindi dovete essere a vostro agio. Procuratevi un cartoncino, fate il disegno e poi rilassatevi e vedrete, io sto lavorando del tutto in maniera istintiva. Bisogna imparare in un certo senso a simbolizzare, a dare forma ai nostri pensieri, alle nostre emozioni, perché l'arte terapia è proprio l'arte abbinata a un processo terapeutico, è proprio una disciplina che fa uso proprio delle arti grafiche o anche arti plastiche e potenzia sicuramente l'autostima, migliora l'immagine che ognuno ha di sé, il rapporto insomma che abbiamo anche con gli altri. E io ritengo che veramente l'arte terapia possa promuovere il nostro benessere personale e sviluppa tutte le nostre potenzialità. E considerate che quando io dipingo, tipo in questo caso, con questi fiori, con questi motivi così che nascono, scaturiscono così liberi, mi sento di dirvi che l'arte veramente ha delle potenzialità di dare gioia e con la gioia, considerate, poi sparisce tutta la paura, stimola la creatività e coincide veramente fare arte con l'essere vivi. E pensare che l'arte terapia originariamente si è sviluppata in ambito psichiatrico, no? Poi in epoca più recente è stata proposta anche in altre situazioni terapeutiche, per esempio nel sostegno che uno può dare agli anziani malati o di Alzheimer o di Parkinson. Ci può essere qualcuno che ha delle difficoltà, delle fragilità, dei portatori di handicap, soggetti per esempio con disturbo della personalità, diversi tipi di dipendenza, tossicodipendenza, alcolismo, sono tutti motivi che possono spingere a avvicinarsi all'arte terapia. Importante anche l'impiego nella prevenzione, per esempio, della conflittualità nel periodo adolescenziale, è importantissima per far sviluppare la creatività dei bambini. Guardate, io sto veramente improvvisando, non so quello che uscirà fuori, lo scopriremo insieme. Bisogna comunque cercare di raffigurare delle immagini, tirar fuori, cercare di tirar fuori i sentimenti, le emozioni in maniera simbolica, in una forma comunque visiva, vedete, in una forma concreta in cui effettivamente ci permette di poterli osservare come qualcosa di staccato, no? Qualcosa che comunque abbiamo ideato e creato, che viene dal di dentro, che viene portato in un certo senso fuori. Vedete, questi marker acrilici, questi pennarellini sono ottimi perché ci consentono un tratto molto fluido, potete anche ripassare sopra e rintervenire perché sono completamente coprenti. Vi invito a creare intorno a voi un clima comunque di rilassamento e di tranquillità, soprattutto quando si lavora in questa maniera.
il clima è quello veramente di rilassarsi, il tempo passa e non ce ne rendiamo conto. Un clima poi di non giudizio, non dovete giudicare il vostro lavoro perché è qualcosa che è sincero, che viene da dentro e quindi nessuno può giudicare quello che siete riusciti a tirar fuori. L'obiettivo è proprio quello di risvegliare, per esempio con l'arte terapia, l'interesse per la produzione artistica, per il bello, che deve essere un'espressione sia di un equilibrio interno e anche esterno. Bisogna in un certo senso saper accettare la realtà e questo è importante. L'opera che deve scaturire, come in questo caso, non deve essere fatta secondo dei criteri estetici o dei criteri tecnici. Voi lo sapete, io insegno tecniche artistiche, insegno oltre che la storia dell'arte, sono una pittrice e quindi insegno anche tecniche di varie tipologie e soprattutto anche per vari livelli. Ma questo, in questo caso, non si lavora per criteri estetici o tecnici, ma l'opera diventa bella perché è vera. Non è richiesta, per esempio, nell'arte terapia, nessuna abilità di tipo artistico. Non è un esercizio di tecnica. Se volete dei tutorial di tecniche artistiche li trovate anche sul mio canale, ma è una tecnica questa di sperimentazione con colori ed emozioni. Quindi ognuno di voi uscirà fuori qualcosa che è comunque vero. Proprio perché la creatività, quello che abbiamo dentro e che tutti noi, badate bene, abbiamo questa creatività, basta saperla tirare fuori. È una dimensione proprio psicologica che esiste veramente a livello potenziale in ogni essere umano. Questo ricordatevelo. E l'arte terapia mira proprio a sviluppare questo potenziale creativo che tutti abbiamo, che è in ciascuno di noi. È una risorsa importantissima per gestire, per esempio, i nostri affetti, le nostre emozioni, le nostre relazioni. E quindi essere creativi, che cos'è? Non è altro che imparare a utilizzare le nostre emozioni come risorse per entrare in relazione sia con noi stessi, ma anche con il mondo esterno e imparare, per esempio, a vedere le cose da più punti di vista, non solo da un unico punto di vista, e aiuta a sviluppare veramente la fiducia nelle nostre potenzialità. Guardate, io sto proprio inventando ora e sto veramente tirando fuori qualcosa che è libero. Tanto che, per esempio, ora potrei cancellare il disegno. Vedete, sotto avevo fatto un disegno preparatorio, posso prendere la gomma e cancellare le parti che altrimenti sono visibili. E poi, per esempio, potrei anche inserire altri, per esempio, a me piace tanto l'oro anche nelle mie opere contemporanee. Uso spesso con l'incausto dei colori artigianali che produco, uso dei pigmenti che produco in maniera artigianale e l'oro mi piace tantissimo, dei pigmenti iridescenti e si potrebbe forse metterlo anche qua. Vedete, potete decidere di ripassare. In questo momento mi è venuto di ripassare anche qui l'interno di questi fiori e anche voi potete farlo liberamente. È proprio una situazione di non giudizio, un clima di rilassamento e di tranquillità. Vi ripeto quello che dovete andare a sperimentare. Prendo appunto questo pennarellino anche di questi iridescenti dorato e mi metto a fare qualche altro dettaglio. È interessante che questa arte terapia in origine non è nata in Italia, nasce nei paesi anglosassoni, non so se lo sapete, negli anni 40. È proprio l'incontro, che cosa? L'integrazione tra il mondo dell'arte e il mondo della psicanalisi. A me piace tanto anche la psicanalisi, la psicologia. E qual è per esempio la particolarità appunto dell'arte terapia? È quella proprio di usare dei materiali, possono essere come abbiamo detto sia pittorici ma anche scultorei, sono dei mezzi questi e devono servire per dare forma, colore e voce alla nostra esperienza, al nostro vissuto. E
Considerate che nell'arte terapia le immagini aprono la strada proprio alle parole. Guardate, ora andiamo a fare anche quest'altro. Procedo liberamente, anche in questo caso, secondo quello che viene libero di fare. Considerate, dicevo, che le immagini aprono la strada alle parole. Ci sono stati artisti, pensate per esempio anche a Van Gogh, che è riuscito a comunicare con il mondo solo attraverso l'arte. E io la consiglio perché può essere praticata da persone di tutte le età, che stanno vivendo anche o hanno vissuto magari un'esperienza dolorosa, una malattia, a volte anche un trauma, per esempio un incidente o a volte un intervento chirurgico. Quindi chi sta subendo anche dei trattamenti medici. È un approccio, quello dell'arte terapia, non è un approccio, è un sostegno, potrei dire, che possiamo dare, è un sostegno che è possibile ricevere attraverso l'arte terapia, è un approccio di sostegno che non è verbale. E logicamente tra tutti questi mediatori artistici non c'è solo la pittura, c'è la danza, la musica, il teatro, la fotografia. Io vi presento la pittura perché essendo pittrice mi piace farlo attraverso questa espressione artistica. Le aree di intervento dell'arte terapia, non so se lo sapete, ma sono ben tre. C'è un'arte terapeutica, può essere proprio inserita in un programma l'arte terapia riabilitativo, in casi per esempio di disturbi psichiatrici, in casi di handicap molto gravi, oppure può essere indicata come area riabilitativa, cioè può essere utilizzata anche con bambini, abbiamo detto anziani, adolescenti, in fase diciamo di un handicap fisico o anche se non ci sono vere e proprie patologie psichiche. Diventa un'esperienza l'arte terapia ludica, divertente, di gioco, si è liberi di esprimersi attraverso le proprie possibilità, senza, lo ripeto, ricevere condizionamenti, senza ricevere giudizi. E l'obiettivo non è fare bene, ma è comunicare i nostri pensieri e le nostre emozioni. Si può produrre veramente anche uno scarabocchio, nessuno vi dirà niente, se questo è riuscito a rappresentarci, va benissimo. L'altra area di intervento, oltre a quella di terapeutica e riabilitativa, è quella preventiva e educativa. E questo interessa molto perché può essere applicata anche nelle scuole, appunto le tecniche espressive sono utili per favorire questa conoscenza di noi nei momenti di cambiamento, spesso capitano nella vita, no? Ci può essere una crisi anche coniugale, ci può essere una perdita per esempio del lavoro e quindi un cambiamento del lavoro, una depressione, un pensionamento e quindi c'è necessità di liberare queste energie creative e spenderle in qualcosa di utile attraverso un laboratorio artistico che ci permetta appunto di farci stare bene. Guardate, ancora una volta io continuo veramente libera di fare quello che mi pare in questo momento e vi posso garantire che questa arte terapia ha riportato la calma e pace nel caos della nostra quotidianità, no? Che viviamo, a volte il caos vive anche dentro di noi. Invece in questo caso vi garantisco che regna la pace e le negatività, le cattiverie, tutto quello che ci circonda, se noi siamo in questo contesto non ci tocca minimamente. Un'altra cosa che vi suggerisco è quella di non farvi troppe aspettative. Progettate sì degli obiettivi da raggiungere perché ci mancherebbe, però secondo le vostre possibilità, perché farsi troppe aspettative e non essere in un certo senso in grado poi di raggiungerle è molto frustrante e quindi consiglio sempre di porsi degli obiettivi da raggiungere ma tenendo i piedi per terra. Sono quasi giunta al termine perché a questo punto non saprei davvero
che cosa aggiungere in più se non ripassare o qualche altro dettaglio. Vi ringrazio di avermi seguita fin qui, vi invito anche voi veramente a sperimentare attraverso questa forma di comunicazione non verbale, attraverso un'espressione pittorica del tutto libera, vi invito veramente a rilassarvi con questa arte terapia. Se siete interessati ad altre lezioni, le trovate sia di tecniche artistiche, sia di storia dell'arte sul mio canale, sotto la voce appunto a regola d'arte, quelle di tecniche artistiche, viaggio nell'arte, quelle di storia dell'arte. Se siete interessati a lezioni già svolte, io ho anche un sito dove trovate pubblicate tutte le video lezioni che potete scaricare o altrimenti potete seguire quelle gratuite che pubblico sempre appunto sul mio canale YouTube. Vi invito anche a seguire e iscrivervi oltre che al canale anche al mio blog, dove pubblico sempre argomenti legati diciamo all'arte a 360 gradi. Non rimane ancora una volta che cancellare le parti e poi vedete rifinire alcuni elementi, e a me piace tanto l'oro, come vi dicevo, e vi ringrazio di avermi seguita. A questo punto mi sa che ho terminato il lavoro. Spero di avervi ancora qui sul mio canale. Se il video vi è piaciuto, vi invito appunto a lasciarmi un commento, un like. Se avete richieste per prossimi video fatemi sapere, compatibilmente con le mie attività di insegnamento, di pittura. Se riesco faccio volentieri e rispondo anche alle vostre domande che spesso mi giungono, domande di arte a 360 gradi. Grazie per avermi seguito e buon lavoro a tutti.